Mi sembra incredibile, ma l'origine di Joker, il film di Todd Phillips, non è a Los Angeles, non è negli Stati Uniti, non è nelle capitali mondiali della cultura e della letteratura, ma l'origine del mito del clown assassino è italiana ed è addirittura di un paesino, di un paese in provincia di Cosenza che si chiama Montalto Fugo. Lì, la notte del 5 marzo del 1865, durante il carnevale, un bambino che si chiamava Ruggero assistette al delitto compiuto da un pagliaccio nei confronti di un abitante del posto, il quale fu ucciso per gelosia perché il pagliaccio era il marito della donna di cui la vittima era l'amante. Questo bambino si chiamava Ruggero e il suo cognome era Ruggero Leoncavallo. E Ruggero Leoncavallo diventò un musicista e nel 1897 presentò al Teatro del Verme di Milano, diretto da un giovanissimo Arturo Toscanini, un'opera chiamata I Pagliacci. È un'opera, un melodramma verista, cioè un melodramma che non era più quello, diciamo così, precedentemente storico, cortese, ma era un melodramma che risentiva di Verga e che risentiva quindi di una realtà, anche dei francesi, di una realtà precisa. E quindi in questa opera c'è un famoso pezzo che fu cantato per molto tempo da Enrico Caruso, tanto che riuscì a vendere del tiro a 1 milione di copie, che si chiamava Vesti la giubba, ma che tutti conoscono con i primi versi, che sono Ridi Pagliaccio. Infatti Canio, il protagonista di questo romanzo, dice: vesti la giubba e infarina la faccia. La gente paga, vuole ridere. Nascondi il tuo dolore con una smorfia, nascondi le tue lacrime con un trucco e ridi. Sembra davvero di sentire la preparazione di Joker. Sembra davvero che sia la descrizione di Joker. E infatti questa immagine, attraverso proprio questa romanza, attraverso i quadri che illustravano il solito pagliaccio con la lacrima, ha passato veramente oramai quasi un secolo e si è fortificata, dando al pagliaccio un'immagine sempre più suggestiva, sempre più ricca, non solo soltanto il funambolo che fa ridere, ma un uomo che nasconde dietro questa maschera stereotipata di un riso assoluto, dietro questa falsa ilarità, nasconde un dolore. Questa è la radice di Joker e di tutti i Joker che sono stati rappresentati. E questo è anche uno dei miti della società contemporanea, cioè questa maschera che cosa nasconde? La nostra civiltà è una civiltà di maschere, dove la gente si dà delle arie, i potenti dicono di essere quello che non sono, ognuno ha una maschera, l'autorità ha una maschera, tutti hanno una maschera e quindi anche il nostro protagonista, che è questo uomo frustrato, questo essere disperato che vive nei bassifondi di una città che si chiama Gotham City, ma potrebbe essere qualunque città per l'immondizia che nel film si vede costantemente, sembra addirittura Roma. Questo dico dolorosamente scherzando. Ecco, anch'io ho una lacrima mentre dico questo. Bene, in questa atmosfera di anni '80, in cui è un'atmosfera alla Scorsese, sembra quasi che possiamo incontrare da un momento all'altro il Robert De Niro di Taxi Driver o di Re per una notte, dove abbiamo per 2 volte, ci sono delle citazioni di Charlie Chaplin, cioè il re dei buffoni, ma i buffoni quando ancora erano buoni, i buffoni quando ancora erano sì vilipesi, ma poi si riscattavano. Charlie Chaplin ci ha insegnato questo scatto straordinario che ogni volta c'è nel povero vilipeso, che poi si riscatta, si vendica e con una azione straordinaria diventa l'eroe. Nel nostro caso invece il riscatto passa attraverso una forma di vendetta sociale. Joker, vilipeso, sfruttato, rifiutato dalla società e in tutte le forme, a questo punto non altro che il sogno, un sogno d'amore, e questo sogno d'amore per la sua vicina si svolge con le musiche di Smile, la splendida canzone di Charlie Chaplin proprio, che ci ha commosso i luci della città. E questo sogno può naufragare come ogni desiderio di Joker contro questa realtà
violenta e perfida. E in questa realtà violenta e perfida però scova la molla che lo farà scattare. È una molla assassina che determinerà poi il suo futuro di nemico di Batman. Perché? Perché è proprio in questo paragone, in questa diversità fra l'infanzia disperata e disgraziata di Joker e l'infanzia dorata e meravigliosa di Bruce Wayne, di Batman, che è la radice di questo conflitto. Ma la cosa interessante è che Batman è uno dei potenti che sa anche essere buono, mentre invece Joker è uno dei poveri disperati che non riesce a essere buono, ma nonostante questo ci commuove, ci turba, ci fa partecipi. E quando la città si rivolta, quando ci sono queste migliaia di maschere, come è accaduto di vedere ancora oggi per le strade delle città di tutto il mondo, quando abbiamo manifestato contro il potere, quando ci sono state queste manifestazioni e abbiamo avuto le maschere con il sorriso, con quello stesso sorriso forse di Joker che veniva riportato per sempre attraverso i secoli dal famoso attentatore del Parlamento di Londra fino ad oggi. Bene, questa immagine, questa possibilità che i buffoni possano per un istante governare ci apre un dubbio, ci apre un dolore. La bravura con cui Joaquin Phoenix ha interpretato questo ruolo probabilmente ha anche una radice nella sua infanzia. Joaquin non ha avuto una vita semplice. Non a caso i suoi genitori, in realtà non si chiama Phoenix, si chiama Bottom. I suoi genitori hanno cambiato cognome in Phoenix proprio per dare una svolta alla loro vita. Phoenix come la fenice che risorge dalle proprie ceneri. Infatti i genitori di Joaquin sono stati i bambini di Dio, che è una setta parareligiosa americana allineata fra la California che io ho incontrato durante uno dei miei viaggi e che l'ho incontrata perché praticano il flirt fishing, cioè la pesca con il flirt. Loro credono che la sessualità sia una forma di comunicazione, anzi è una forma benedetta da Dio e quindi amarsi in tutte le forme, anche fisicamente, è un modo per avere comunione, per stare insieme e quindi adesso credo che dall'86 non lo pratichino più o praticano in maniera diversa, ma allora veniva proprio le ragazze o i ragazzi, a secondo i tuoi gusti, le tue preferenze, si offrivano a te proprio per darti questo senso, dal loro punto di vista, religioso. Ed era quindi nella California uno dei modi più incredibili di vivere le cose. Ora però pensate a un bambino che vive in una comune di questo genere, dove i fratelli si chiamano River, fiume, l'altro fratello si chiama Sam, estate. Addirittura Joaquin ha confessato che siccome aveva questo nome normale, voleva chiamarsi Leaf, foglia, per essere anche lui un nome della natura. Poi i genitori hanno divorziato e Joaquin si è trovato ad Hollywood e le prime rappresentazioni le ha fatte nelle strade. È stato prima il fratello River ad avere un ruolo importante, ad essere un grande attore, che però tuttavia è morto in un terribile incidente dovuto a un'overdose nel club, in un club credo che fosse di Johnny Depp, e nel club la notte di Capodanno c'era anche John Frusciante, il famoso chitarrista dei Red Hot Chili Pepper, che quindi il genio della chitarra, e che era quindi grande amico di River e che è rimasto anche un grande amico di Joaquin. Ora è chiaro che questa vita complessa, Joaquin tra l'altro è vegano, è un profondo animalista, quindi c'è un famoso spot suo in cui lui finge di affogare e dice: pensate ai pesci quando li tirate fuori dall'acqua, quanto devono soffrire, se noi quando stiamo nell'acqua soffriamo di essere soffocati e loro soffocano per l'aria. Quindi è un personaggio complesso e questo ruolo gli si adatta perfettamente, lo carica di 1000 sfumature ed è un'interpretazione veramente importante. Tuttavia, nonostante questo, il film, a mio giudizio, risente troppo di questa, diciamo così, preparazione tecnica, tecnica psicologica. Tecnica, lo voglio dire nel senso che prepara la giustificazione perché Joker sia quello che è. Però lo prepara in maniera martellante, continua e anche in maniera ripetitiva
e sotto certi aspetti quasi quasi noiosa, perché capitano tutte a lui ed è veramente sfortunato in questa città grigia, sporca, brutta, con la gente cattiva, prepotente, inutile, che ti ignora, con i bulli, con le situazioni più disperate, con la divisione totale fra povertà e ricchezza, fra prosopopea, fra iattanza e disperazione. Ecco, è chiaro che in una situazione di questo genere la molla della rivolta sia forte e decisa. Fortunatamente la vita non è così. La vita ha, sì, ha questi due estremi, ma anche una gamma di situazioni intermedie, che sono quelle che ci permettono di sopravvivere. E ci permettono di sopravvivere anche noi con la nostra piccola maschera, ma è una maschera in cui talvolta sorridiamo per poter avere un minimo di comprensione, ma ci sono anche gli altri che ci sorridono e quelli che ci sorridono talvolta sono senza maschera e ci sorridono davvero. Ora, proprio questo è molto importante, è la capacità di credere, cioè di avere una speranza, non di eliminare completamente questa speranza, perché la speranza è un condimento alla vita. Joker non ha speranze, come non hanno speranze i personaggi che sono all'interno del suo film. Ecco, questa casella, questo fatto di costruire un personaggio disperato in maniera totale, toglie umanità, toglie realtà al personaggio, perché qualunque personaggio in realtà deve avere un lato positivo che o deve avere un lato positivo che si tramuti in una speranza, deve avere la possibilità che ci sia una piccola luce che magari fa risaltare il buio e la parte tenebrosa in maniera ancora più evidente, più importante. Joaquin Phoenix si è confrontato in questo ruolo con degli illustrissimi precedenti. Uno dei precedenti più importanti era Cesar Romero, che era questo attore degli anni 50-60, famoso amatore, che accettò di fare questo ruolo di Joker, ma pensate, addirittura mantenendo i baffi, tant'è vero che ha avuto chili di trucco, perché lui faceva parte del suo personaggio e lui si rifiutava sempre, qualunque personaggio dovesse interpretare, si rifiutava di togliersi i baffi, e anche nel caso di Joker ha mantenuto i baffi sotto il trucco disperatamente. Mentre invece un altro importante Joker straordinario che inventa praticamente le multisfaccettature di Joker è Jack Nicholson, il quale conferisce una nevrosi, conferisce un'ironia, non è più il personaggio originario del fumetto che era quasi comico all'origine. Addirittura in Italia si chiamava il Jolly quando è uscito sui primi fumetti degli anni 60, ma è il personaggio invece che porta questo suo riso nevrotico, questa sua follia schizzoide che sta proprio come una lama di rasoio su un abisso pronto a ferirti, pronto a ferire la tua bocca per tagliarla, per allargarla in un sorriso. Un Joker nero, un Joker tenebroso, adatto perfettamente al Cavaliere Oscuro del 2008, è quello di Heath Ledger, iconico, straordinario, per molti addirittura superiore a quello già straordinario di Jack Nicholson. Ma ci sono stati altri Joker ancora. C'è stato il famoso Joker di Jared Leto, quello, se vi ricordate, che aveva la bocca che rideva sulla mano, che si metteva davanti e diventava quasi una beffa costante, e quello di Gotham, anche quello suggestivo e curioso, una serie TV, che anche questo aveva questa infanzia disperata e anche questo aveva la risata assassina, perché ogni volta che uccideva rideva. Ora, questi personaggi, che fanno parte dell'immaginario collettivo ormai, che sono praticamente dei fantasmi delle nostre paure, ma sono anche dei fantasmi patetici dei nostri possibili riscatti. E questo è il gioco su cui si basa questo personaggio, che, diciamo così, avanza nel tempo, dalla Vesti la Giubba, che ho citato prima, fino a oggi. E ogni volta questo paradossale personaggio, che tra l'altro c'è stato anche un famoso, riportato anche da Stephen King poi in un suo romanzo, un famoso serial killer, proprio il killer clown che aveva ucciso credo 30 adolescenti, che attirava proprio con questa maschera. E tutto questo fa parte di questo immaginario nero. Ora c'è una scena importante nel film, una scena che avviene sul finale,
nel momento in cui c'è una folla, non voglio dire di più, c'è una folla di clown che ride, balla, applaude, si rivolta. Questa folla siamo noi o siamo quello che potremmo essere? Siamo noi gli zombie futuri, questi zombie che sono resi pagliacci dalle droghe, dalle paure, dalle illusioni, dalle follie. Chi siamo? Perché ogni volta nel cinema, nei film, c'è sempre una pillola profetica, c'è sempre qualcosa che ci turba e che rivedendolo poi a distanza di anni ci persegue dicendo era come un avvertimento, poteva essere quasi una premonizione. Ecco, in questa scena finale, in cui c'è questa folla che urla e che danza, rivoltandosi e incendiando tutto, noi ci chiediamo, è uno specchio o soltanto una tragica previsione? È uno specchio o è soltanto un brutto presagio? È uno specchio o è quello che noi non vorremmo mai essere e che faremo mai in modo di essere? Come sarà? Io mi auguro che questa sia soltanto un'immagine negativa e che noi balleremo per le strade delle città felici, balleremo per le strade della città esultando per una soluzione politica e sociale che sarà bella e importante e non sarà invece la disperazione e la rabbia che ci farà danzare. E con questo vi ringrazio.